Gnocchi di zucchine, benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andiamo a preparare insieme questo piatto davvero super delizioso. Iniziamo tritando finemente cipolla o scalogno. Mettiamo poi all'interno di un tegame, aggiungiamo olio extravergine d'oliva, facciamo soffriggere la cipolla e poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Ho aggiunto anche qualche foglia di basilico finché è stagione, assolutamente buonissimo. Mescolo e lascio cuocere a fiamma bassa. All'interno di un mixer inserisco una zucchina, la mia pesava circa 235 grammi. Frullo per un po' e poi aggiungo la ricotta. Io ho scelto di utilizzare la ricotta già sgocciolata. Ne ho presi 2 cucchiai dal totale, per questa ricetta servirà tutta una confezione dal peso di 330 grammi. In questa parte la ricotta mi aiuterà a tritare finemente la zucchina. E questo è il risultato che ottengo, cioè una crema. Trasferisco la crema ottenuta all'interno di una ciotola. Aggiungo la restante parte di ricotta e mescolo inizialmente con un cucchiaio. Aggiungo anche il sale che finora non avevo ancora aggiunto e anche un po' di noce moscata che a me piace moltissimo. Ci sta bene anche qualche cucchiaio di formaggio grattugiato. Io in questa ricetta non l'ho utilizzato, ma se volete ci sta bene. Aggiungo anche un uovo e poi continuo a mescolare. Ora è il turno della farina. Io ho scelto la tipo 1, che è una farina semi-integrale, quindi asciuga di più, diciamo, rispetto a una farina tipo 0. Voi siete liberi di utilizzare anche la tipo 0. Il consiglio che vi do è sempre di aggiungere la farina poco alla volta. Questo è un impasto, a causa appunto della zucchina che è stata usata, che assorbe parecchia farina e rimane comunque sempre molto appiccicoso, quindi il mio consiglio è quello di aggiungere poca farina alla volta, come vi ho detto prima, farla assorbire e poi a un certo punto ci fermiamo, quando comunque abbiamo ottenuto un panetto. Il panetto sarà comunque sempre appiccicoso, ma va bene così perché poi andremo a formare gli gnocchi utilizzando sempre un po' di farina. In questo modo non avremo problemi. Il panetto che ottengo è proprio questo, lo sposto, lo metto da parte e poi inizio spargendo poca farina sul piano da lavoro, prendendo una porzione di impasto e iniziando a ricavarne un bel cordoncino. Da questo cordoncino andremo poi a ricavare tutti gli gnocchi. Io tra l'altro faccio sempre degli gnocchi giganteschi, quindi se voi volete potete tranquillamente farli più piccoli, a me vengono sempre enormi. Io li ho tenuti così, ma possono essere decorati con un regagnocchi se l'avete o con una forchetta. Vado avanti così fino a terminare il mio impasto. Man mano che gli gnocchi erano pronti, li ho trasferiti all'interno di teglie da forno ricoperte di carta forno. Ora che gli gnocchi sono tutti pronti, possiamo cuocerli. Abbondante acqua salata e tuffiamo pochi alla volta. Io con queste dosi ho cotto gli gnocchi in 3 volte, diciamo. Non devono essere troppe, altrimenti non riescono a salire a galla. Nel momento in cui salgono a galla vuol dire che sono pronti. Li scogliamo e li mettiamo all'interno di una ciotola o di una pirofila. Oppure, se volete, potete trasferirli direttamente nel tegame con il sugo. Io ho preferito fare così e condirli a parte con questo sugo davvero delizioso. Per me gli gnocchi vanno sempre mangiati col sugo. Aggiungo ancora un filo d'olio e do una bella mescolata. Una ricetta semplicissima ma davvero buonissima. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollicino in su, condividetela con chi volete perché sicuramente mi fate pubblicità e questo mi fa molto piacere e aiuta il mio canale a crescere. Qui vi lascio un altro video che sono sicura vi piacerà e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!